Ciao a tutti ragazzi e bentornati come al solito su questo canale. Beh, insomma, difficile contenere il sorriso dopo la partita di ieri. Voi come state? Siete ancora lì a stropicciarvi gli occhi? State ancora saltando dalla gioia? Insomma, credo che trovarsi lì sopra a punteggio pieno dopo 3 partite in compagnia del Napoli è un qualcosa che ci possa semplicemente far sentire orgogliosi, ma soprattutto regalarci quel sorriso che negli ultimi tempi da Juventini abbiamo fatto fatica un po' a ritrovare. Comunque ragazzi su YouTube si trova un po' di tutto, nel senso la bellezza di YouTube è che ci sono canali come il mio, se seguite me, io sono un po' più equilibrato, nel senso ho più di 40 anni, ho 2 figli, faccio fatica a saltare e strapparmi i capelli, però apprezzo anche quelli che lo fanno, quindi è importante che ognuno trovi lo faccia a modo suo, però non è che perché uno non lo fa non ci tiene allo stesso modo. Io ieri sera ho fatto quasi fatica a dormire e poi a un certo punto quando mi sono addormentato ho dormito veramente bene. Comunque oggi andiamo a fare un'analisi un po' più approfondita a mente fredda che ci sta dopo la partita e tra l'altro parliamo anche un attimo dei risultati delle nostre rivali perché comunque bisogna parlare anche di Napoli, Atalanta e Roma. Come al solito iscrivetevi al canale, grazie a tutti quelli che lo stanno facendo e vi ricordo che è gratuito, cosa importante, ma soprattutto lasciate un mi piace e commentate. Vedo che pian piano i commenti stanno iniziando, mi fa un sacco di piacere perché è l'unico modo per confrontarsi e tra l'altro anche imparare e magari cambiare un po' delle proprie opinioni. Mi va oggi di approfondire alcune cose dette ieri dopo la partita, è giusto farlo anche a mente fredda perché comunque, anche se si è un po' più pacati come me, c'è sempre quell'eccitazione del post-match e credo che ieri abbiamo comunque gioito e dovremo gioire, ripeto, per un bel po' di tempo per una vittoria che rimarrà comunque negli annali del calcio. Una vittoria così 4-3 all'ultimo minuto nel recupero al 91esimo con un gol da 30 metri nel derby d'Italia credo che sia un qualcosa che è davvero speciale e questa vittoria ci aiuterà tantissimo perché aumenterà la fiducia nel gruppo, cosa che ci serve, come serve a tutte le squadre e potrebbe darci anche tanta consapevolezza perché vi ricordo che è chiaro che la qualità della rosa è fondamentale, ma con la consapevolezza quel gruppo si può andare lontano e per esempio la nazionale italiana l'ha dimostrata in più di un'occasione quando sicuramente non eravamo i favoriti. Non sono e non possono essere, non saranno mai solo 3 punti contro l'Inter. Quando vinci questa partita, secondo me c'è un sapore, è una cosa diversa, non è come andare a vincere la partita insomma della domenica, è un qualcosa, è quella partita tra due acerrime, chiaramente dal punto di vista sportivo, rivali e quindi insomma ha qualcosa in più. Poi come al solito c'è sempre un po' di polemica riguardo al fatto che c'è un fallo, questo o quell'altro, ma ragazzi per me bisogna ogni tanto anche fare complimenti all'Inter o alla Juve quando giocano una meglio dell'altra e ci arriveremo, ma poi soprattutto anche essere onesti, nel senso ogni tanto nel calcio si può anche perdere, si perde a volte quando si merita, si perde a volte quando non si demerita, però ogni tanto dire ragazzi complimenti e andiamo avanti invece di cercare sempre di trovare un aiutino. Comunque ieri credo che a me sia piaciuto tantissimo il carattere della squadra che ha dimostrato di essere maturata rispetto al recente passato, a parte contro l'Inter che sembra che alla Juventus piaccia comunque fare 3-4 gol e recuperare le partite contro l'Inter, però scherzi a parte, credo che tutti noi abbiamo visto un qualcosa di più rispetto al solito, un qualcosa che sicuramente mancava perché la squadra dopo il 3-2 di Thuram sembrava morta. Non credo che molti credessero a un recupero o addirittura a una vittoria. E proprio per quello voglio sottolineare che mi è piaciuta un sacco questa reazione di orgoglio e ci sono dei giocatori come il Diz che va detto, bisogna essere onesti, il Diz è un fenomeno. Poi chi va a tirar fuori e a scomodare Yamal mi viene un po' da ridere, perché come dire, cioè nell'epoca di Cristiano Ronaldo e Messi c'erano solo loro due o c'erano anche tanti altri giocatori di buonissimo livello? Ecco, secondo me il Diz è un campione. Il Diz è semplicemente un campione, lo si vede in campo e sta diventando un calciatore per noi indispensabile che ha quella personalità, ha quella energia, quella voglia, quell'intelligenza di poter cambiare le partite e l'ha fatto anche ieri con un gol, un assist e comunque giocando una prestazione di altissimo livello. Credo che Di Gregorio invece ci aveva un po' deluso per quanto riguarda la sicurezza tra i pali che era un po' il suo cavallo di battaglia. Ieri nelle due situazioni in cui c'era Nolu abbastanza indisturbato va a calciare, insomma mi aspetterei un qualcosa di più da Di Gregorio perché i tiri non sono irresistibili, anche se sul primo gol se ho visto bene comunque c'è una deviazione che può mettere un po' fuori causa, però secondo me un portiere della Juventus deve fare un po' di più, ma un portiere anche in generale.
Adesso però vorrei aggiungere qualcosa perché ho sentito tante cose per quanto riguarda Azic e vorrei chiarire il mio pensiero a riguardo perché siamo qua per chiacchierare e ditemi anche la vostra. Lui arriva dal Montenegro con questo insomma, cartellino da predestinato sulle spalle, il nuovo Savicevic si dice, chiaramente a fisico, ha una buona tecnica individuale per la sua altezza, ma soprattutto si sa che ha un tiro strepitoso, è un po' uno delle sue qualità migliori. Però a parere mio, e ditemi la vostra opinione, ieri fino al gol Azic non mi è parso un calciatore che insomma potesse stare a quei ritmi, anzi mi è sembrato qualcuno con un paio di marce in meno, addirittura in un paio di situazioni perde palla e rallenta molto il gioco e sembra veramente che abbia in questo momento meno velocità rispetto a questa categoria. Infatti adesso mi viene un po' da ridere, da dire beh no, ma Tudor lo sapeva che comunque lui, cioè se uno ha un gran tiro non vuol dire che segni al 91esimo contro l'Inter, a volte nel calcio capitano anche queste cose. È stato bravo Tudor a metterlo dentro? Sì, alla fine ha segnato, è chiaro che è stato bravo, ci mancherebbe anche qualcuno che dicesse il contrario, però in realtà siamo onesti, se Azic non segna il gol mi sembra che il suo ingresso in campo passi abbastanza inosservato e anzi Tudor lo sprona perché ha probabilmente visto quello che ho visto io, che comunque non era abbastanza veloce e non si era reso conto, non aveva il ritmo in quel momento della partita che stava comunque ancora andando per essere a 10 minuti dalla fine quando è entrato, insomma avevano speso molto però stavano ancora andando molto forte. Comunque è normale che sia l'MVP della partita, qualcuno che si prende la responsabilità a 19 anni al 91esimo in Juventus Inter a tirare da 30 metri quando alla fine è una delle tue ultime occasioni, credo che gli vada dato quantomeno il gesto del cappello e va ringraziato, ed è un qualcosa che sicuramente non dimenticheremo mai. Da qui a dire che comunque Azic potrebbe essere il prossimo acquisto che abbiamo già in casa, io me lo auguro. Mi piacerebbe tantissimo e auguro ad Azic di diventare fortissimo perché farebbe solo che bene alla Juventus ed è un ragazzo molto giovane. Però sono anche onesto, nel senso è una cosa casuale, lui il tiro ce l'ha, Tudor ha fatto bene a metterlo dentro? Se ha segnato vuol dire di sì, però nel calcio capitano anche queste cose casuali che si chiamano episodi. Aggiungo anche che è importante chiaramente godersi le vittorie e però allo stesso tempo siamo qua a fare delle analisi, quindi a volte quando sento dire beh insomma sei juventino o no che critichi e comunque non ti godi la vittoria, allora analizzare come è andata la partita e essere felice per la vittoria sono due cose completamente diverse. Uno può essere felice per la partita, ma siamo qua a fare dei video, dei contenuti sulla Juventus, quindi è normale che andiamo a analizzare delle cose che secondo me non sono andate bene. Se secondo voi invece sono andate perfettamente, beh, fatemelo sapere nei commenti, sono lì per quello e poi così ci confrontiamo. Però ieri, secondo me, abbiamo giocato una partita stando molto bassi, abbiamo aspettato l'Inter, gli abbiamo lasciato completamente il panino del gioco dall'inizio alla fine e Tudor secondo me ha proposto una formazione che era troppo difensiva, dove le scelte di McKennie, come avevamo detto in settimana, si sono rivelate giuste, anche perché McKennie sembra essere in forma strepitosa, l'abbiamo visto, ha corso tantissimo e secondo me ha giocato una partita di grandissima qualità ieri, in una zona del campo dove con l'assenza di Cambiasso eravamo in emergenza. Però dall'altra parte Kalulu, che insomma il nostro coach Tudor ci sta dicendo che quello è il suo ruolo, io lo dico sinceramente, non ha i movimenti e la tecnica per interpretare bene quel ruolo nella fase offensiva. Ogni tanto sì, fa dei tagli interessanti come in quell'azione al 15esimo del primo tempo dove taglia e riceve quel bel pallone e crea poi la situazione del gol. Però onestamente quella fascia rimane completamente bloccata quando c'è Kalulu dal punto di vista offensivo, quindi sì, possiamo fare pretattica, possiamo dire che Kalulu si impegna, ha delle note dolenti anche in difesa perché comunque di testa lui è uno che la palla la prende veramente poco, però dobbiamo essere onesti, quello non è il suo ruolo. Poi se Tudor ci crede a me fa piacere, però non mi sembra che stia esprimendo un calcio incredibile da quella parte e penso anche che giocare con Kopp in quella posizione capisco che abbia senso se tu stai interpretando una partita dal punto di vista difensivo, perché in realtà poi con Miners non ha giocato nella posizione dove gioca con Selsao, è diventato un centrocampista aggiunto e ha cercato di fare numero a metà campo per alzare un po' la diga, quando in realtà però mi sembra che soprattutto nel primo tempo siamo stati dominati in lungo e in largo da parte dell'Inter in quella zona del campo e anche nel secondo tempo insomma mi sembra che il pallino sia sempre rimasto in mano ai nerazzurri nonostante poi la partita sia stata vinta e credo che mettere Kopp in quella situazione lì continua a
non aiutarlo, e le scelte devono essere diverse. Allo stesso modo difendo, e con Miners in generale ha giocato una partita insufficiente, come spesso sta facendo, mentre Dusan non può essere criticato, a mia opinione, perché quando tu decidi di fare una partita difensivista, metti Vlahovic, gli togli via il supporto di uno dei due dietro, gli lasci solo Ildiz che praticamente fa da seconda punta, beh, hai già capito che in mezzo a quei tre lì, a Kanji, Bastoni e Acerbi, farà una fatica incredibile, e infatti così è stato. Ma di palloni ne ha ricevuti pochi. Io ho capito che uno dice ho capito, ma neanche sbagliati, però in realtà ci vuole anche continuità di servizio per poi entrare nel ritmo. Non si può sperare che uno tocchi 4 palloni e non sbagli mai il passaggio quando è marcato da tutti, e tra l'altro con mestiere da Acerbi. Quindi io assolvo completamente Vlahovic per la parità di ieri, e credo anche che sia importante iniziare a dimostrare molta più personalità. Ieri, se volevi giocare veramente in ripartenza contro l'Inter, come ho detto prima, tu schieravi il Diz, Openda e David, e visto che hai già comunque una fascia bloccata con quella di Kalulu, appunto ti tenevi dei cambi, soprattutto per quanto riguarda a centrocampo. Sappiamo anche che tra l'altro l'Inter sta facendo fatica dietro come la facciamo noi, quindi se vai a inserire dei giocatori che sono più di movimento contro difensori che sono tutti alti come quelli dell'Inter e non hanno quella rapidità nello stretto, mentre invece Openda, il Diz e anche Davide a modo suo ce l'ha, vai comunque a cercare di trovare una delle loro debolezze. E in più, tra l'altro, nemmeno la Juventus può giocare così difensivamente, cioè le partite di Allegri dove lui si arroccava, che possono essere criticate o meno, però lui aveva Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini, beh insomma ti puoi anche arroccare. Abbiamo vinto delle partite importanti a livello anche di nazionale con questa difesa, quindi mi sembra che quella è una situazione che puoi sfruttare quando hai quel tipo di difesa. Invece se hai praticamente solo Bremer che è veramente forte dal punto di vista della marcatura, Gatti è ancora spesso impreciso, Kelly è molto più bravo nelle due fasi, ma sicuramente non è un marcatore. L'unico marcatore vero che hai è Bremer. Gatti potrebbe esserlo, ma ogni tanto è un po' impreciso. Sicuramente non sono Chiellini, Bonucci e Barzagli, quindi si prende un rischio enorme a impostare una partita completamente difensiva senza avere poi del materiale offensivo, secondo me, di livello per andare a mettere in difficoltà l'Inter. Era importante precisare queste cose, perché secondo me altrimenti si perde un po' quello che è il quadro di quello che stavo cercando di dire. E ripeto, come dicevo prima, ci fa benissimo e sono felicissimo di vedermi lassù col Napoli. Cioè io continuo a riguardarmi la classifica ogni 5 minuti, come guardo le foto delle mie figlie quando fanno qualcosa di speciale, quindi voglio dire è un qualcosa di importantissimo. Però è anche giusto e obiettivo fare non una critica, delle osservazioni. Siamo qui a fare osservazioni. Critiche non ce ne sono, abbiamo vinto, non facciamo gli allenatori, però questa è la nostra squadra del cuore, è da 5 anni che la vediamo faticare. Quando vediamo un atteggiamento un po' troppo difensivo o attendista, ci sta anche di fronte a una vittoria storica, importante, strepitosa, che ci vedremo per tanto tempo, soprattutto perché caccia l'Inter a -6, beh, possiamo dire che comunque la Juventus non ha giocato una buona partita, o questo non si può dire, perché altrimenti stiamo diminuendo e sminuendo quello che è stato fatto? Io credo di no, ditemi la vostra, io la penso così. Comunque ieri si è visto anche il Napoli che ha surclassato la Fiorentina che ahimè in grande difficoltà, ahimè per loro, perché insomma io ero molto titubante anche quando si parlava di Pioli e la Juventus, e mi sembra che stia facendo, scusate, tantissima fatica alla Fiorentina. E tra l'altro attenzione, perché Firenze è un palco abbastanza complesso e fanno anche in fretta a toglierti di mezzo quando le cose non vanno bene. È chiaro che poi la Fiorentina a volte ha degli obiettivi diciamo che si pone, che sono non reali, perché la Fiorentina non può avere una rosa al momento da prime 4, mi sembra che sia abbastanza chiaro, però neanche come ha iniziato il campionato, perché comunque le sue qualità ce le ha. Comunque il Napoli ieri ha dimostrato tanto, ha dimostrato di aver migliorato la qualità di gioco, mantenendo la stessa attenzione e intensità. Tra l'altro per la maggior parte della gara, a parte la parte finale, un po' di flessione, e devo essere sincero, i partenoeuropei non me ne vogliono, però l'anno scorso le partite del Napoli le ho guardate praticamente tutte, e devo dire che spesso non è che si offrisse proprio un bel calcio. Un calcio cinico, sì, un calcio comunque, una squadra difficile da battere, assolutamente, però non un calcio così spettacolare o così divertente. Tra l'altro io ero abbastanza scettico per quanto riguarda Højlund, e lo sono sinceramente ancora, ma capisco che con un rifinitore come KDB alle spalle, che può sempre trovare quel passaggio
pazzesco, incredibile, che fa la differenza, avere un calciatore così veloce può veramente mettere in difficoltà chiunque. Sono curioso di vedere cosa farà Conte e come utilizzerà le seconde linee, perché mi sembra che gli 11 ormai siano quelli e sappiamo che Conte si focalizza spesso su quell'ossatura, dopo è molto difficile fargli cambiare idea o comunque entrare nelle rotazioni, però giovedì giocheranno contro il Manchester City e credo che sarà importante anche far rifiatare qualcuno, soprattutto perché siamo a inizio stagione e si vogliono anche evitare possibili infortuni. Nel frattempo la Roma di Gasperini trova la prima sconfitta contro un Torino che nelle prime due partite sembrava una squadra di calciatori e di allenatore in grande difficoltà. Appunto viene sconfitta 1-0 con un bellissimo gol di Simeone che fa un'azione molto bella e dialoga con Ngonge, però non ho capito molto bene le scelte di Gasperini con quel Dybala da solo come punta centrale. Io ho capito che lui ha un problema con Dobbik, così, però ripeto, secondo me bisogna sfruttare un po' meglio la rosa e chiaramente sì, queste sono scelte dell'allenatore. Nelle prime due giornate avevamo visto una Roma molto più propositiva, una Roma anche molto più attenta. Oggi invece è stata meno precisa, ma soprattutto secondo me in quella posizione lì con Dybala sì, c'era Sule alle spalle eccetera, però ha perso molto del suo potenziale offensivo. E tra l'altro a me piace parecchio Ferguson, che credo che potrebbe essere un calciatore in Serie A che farà molto bene, quindi ero un po' stupito dalle scelte. Sappiamo che una delle piaghe della Roma è quello di a volte entrare in questo ciclo di partite buone e partite molto meno buone. Vediamo, io credo molto in Gasperini, credo che sarà un allenatore fondamentale per i risultati della Roma, però in questo momento bisogna rimanere coi piedi per terra anche a Roma, perché c'era molta euforia dopo le prime due partite, come è giusto che sia, e siccome la Roma farà molto bene quest'anno, però ecco, non so se ci sarà quel rischio, come capitava all'Atalanta, di essere in alcuni momenti della stagione molto inconsistente per quanto riguarda i risultati. Parlando di Atalanta, Dadè ha rotto il ghiaccio vincendo 4-1 contro uno spento Lecce. È stato bello rivedere Scalvini, che alla fine è un giocatore importante di 21 anni, ma importante anche in chiave nazionale e viene da stagioni difficili con infortuni importanti. Però a me Juric, ve l'ho detto all'inizio, non convince, è uno di quegli allenatori che mi dà veramente poco, nonostante io sia di Verona e chiaramente vivo all'estero, ma sia di Verona, quindi abbia un'esperienza con Juric, tra l'altro anche positiva, però secondo me è stato un downgrade pazzesco rispetto a Gasperini. Tra l'altro sono molto perplesso sul discorso Retegui e la sua partenza, perché perdi il capocannoniere della Serie A, hai uno Scamacca che a me sta continuando a ripercorrere la storia della sua carriera, che è fatta più di infortuni che di gioie, e per un calciatore di 26 anni inizia a essere abbastanza pesante, e chi hai là davanti, che è Kristovic, è un buon calciatore, questo senza dubbio, però non potrà mai ricalcare le orme di Retegui, perché non è un calciatore che ha più di 10 gol a stagione in questo momento. Spero che cresca per la Dea, ma in questa situazione mi sembra che ci sia un po' di povertà là davanti. Se poi andiamo ad aggiungere la mancanza di Ederson, che è importante, e la telenovela senza fine di Lookman, che ogni stagione entra in questo loop, mi sembra che la Dea abbia perso qualcosina rispetto all'anno scorso e non si sia così rinforzata durante il mercato. Tra l'altro io ho capito che molti hanno detto bravi per Cassi che hanno tenuto Lookman e hanno dimostrato comunque di non abbassare la testa di fronte alle richieste sue e del procuratore. Questo è vero, però il calcio di oggi purtroppo va così, e credo che quando è la seconda stagione che il giocatore comunque esterna degli atteggiamenti e poi non si allena e poi c'è tutta questa confusione, credo che alla seconda stagione di fila forse sarebbe meglio vendere il giocatore per una buona cifra e utilizzare quei soldi per trovare qualcuno che sia in grado di sostituirlo ad alto livello e soprattutto che abbia voglia di giocare con la maglia della Dea invece di rimanere chissà dove sia solo perché bisognava fare un braccio di ferro. Io la penso così, ditemi la vostra opinione. Comunque ragazzi, io sto aspettando di vedere cosa farà il Milan, perché sono anche curioso di capire Allegri come se la giocherà, anche perché Leao è ancora fuori e la partita contro il Bologna non è mai facile, noi lo sappiamo bene, però la Juventus chiaramente la testa martedì il nostro esordio in Champions contro il Borussia, è una partita che sarà insomma interessante vedere anche come la interpreterà Tudor dopo questa vittoria e se vedremo qualcuno dei nuovi in campo fin dall'inizio oppure no. Ragazzi, non ve la prendete, ognuno ha il suo stile, è il bello di YouTube e proprio per questo
si può anche scegliere di seguire un canale piuttosto che un altro in base a quello che è il vostro stile. Vi ringrazio come sempre, vi mando un abbraccio, scusate sono stato un po' prolisso, ma c'era tanto da dire per una volta dopo un'estate di completo silenzio e noia, mi sono un po' sfogato. Sempre Forza Juve, un bacio.